Benvenuti, spettatori attenti e cacciatori di verità, nel cuore pulsante di Turkey News Magazine. Oggi non vi porto solo un aggiornamento, ma un racconto che sembra uscito da un palcoscenico antico, dove l'amore si scontra di petto con il respiro corto della fama. Preparatevi, perché ciò che è accaduto tra le colline di Istanbul e la quiete dei boschi è destinato a cambiare il modo in cui guardiamo le favole moderne. Prima di affondare in questo vortice, però, ricordatevi che la nostra famiglia cresce grazie a voi, iscrivetevi, attivate la campanella, e se volete sedervi in prima fila nel teatro del gossip, il pulsante iscriviti è il vostro pass privilegiato. Un gesto piccolo per voi, enorme per noi. E ora, siete pronti a scoprire ciò che si nasconde dietro il matrimonio dell'anno che non è mai stato? Tutto era pronto per l'apoteosi. Immaginate una villa sul Bosforo vestita di fiori bianchi a perdita d'occhio, cristalli che catturano l'oro del tramonto, un esercito di camerieri in livrea pronti a servire l'élite dello spettacolo. Can Yaman e Dimet Özdemir stavano per essere incoronati re e regina della fiaba che milioni di fan avevano già scritto nella testa, molto prima che diventasse realtà. Eppure, in quell'aria satura di profumi costosi e aspettative febbrili, un brivido ha attraversato ogni stanza. Non è stato qualcosa di graduale, ma un lampo secco, un taglio netto nel tessuto del sogno. Poche ore prima che la marcia nuziale potesse risuonare, la protagonista è svanita. Non un ritardo accademico, non un capriccio da diva, ma un'assenza assoluta che ha senza pietà risucchiato tutti nel panico. Nella suite della sposa, dove il tempo pareva immobilizzato, l'abito riposava intatto e vuoto, come un fantasma di seta e pizzi. I pennelli del trucco erano allineati, vergini, sul tavolo. La madre di Dimet, con il volto rigato da lacrime che scioglievano il trucco, si aggirava stringendo un telefono muto, ripetendo come una preghiera spezzata: era felice, stamattina mi ha abbracciata, ha detto che sarebbe stato il giorno più bello. Cosa è successo? Il disordine ha cominciato a diffondersi tra gli invitati, lento e inesorabile, come un veleno sottile. Can, l'uomo che tutti si aspettavano di vedere crollare o esplodere, è rimasto immobile, una colonna nel cuore della tempesta. Non indifferenza, ma fede ostinata. Mentre certi sussurri maligni cominciavano a proliferare e i giornalisti affilavano domande e titoli, lui ripeteva con voce ferma al suo entourage: conosco la donna che amo. Non avrebbe mai fatto un passo così senza un motivo che le spezza il cuore. Una ragione c'è. In quell'istante di umiliazione pubblica, la sua lealtà è stata la prima prova d'amore che contasse davvero. Quando il sole ha iniziato a scivolare dietro la città, ferita e confusa dall'assenza della sua sposa, un segnale digitale ha squarciato l'attesa. Un messaggio scarno e anonimo, contenente solo una posizione geografica, è arrivato sul telefono del manager di Can. Nessuna parola, solo coordinate che indicavano un altrove lontano dal caos. Una casetta di campagna abbracciata dal verde, sul confine tra il mondo e il silenzio. Can non ha esitato. Ha lasciato alle spalle lusso, telecamere e domande invadenti, guidando verso quel punto remoto come se fosse l'unico luogo ancora vivo sulla mappa. Arrivato al rifugio rustico, lontano dai flash accecanti, ha trovato una scena che nessun tabloid avrebbe saputo inventare. Dimet non era una sposa in fuga per capriccio. Era una donna rannicchiata in un angolo, travolta non dall'amore per lui, ma dal peso che comporta essere un'icona. Dovevo scappare, ha sussurrato con voce tremante, gli occhi gonfi di lacrime che sembravano finalmente respirare. Non da te, Can. Mai da te. Da tutto il resto. Dalle aspettative che ci stringono, dalla paura di non essere abbastanza perfetta per il mondo, dal terrore di perdermi nel frastuono. La risposta di Can, in quell'attimo, ha ridisegnato il confine stesso tra forza e tenerezza. Non le ha chiesto spiegazioni, non ha nominato i soldi spesi, non ha agitato lo spettro della reputazione. Si è messo in ginocchio, si è portato alla sua altezza, ha avvolto quelle mani fredde nelle proprie. Se hai bisogno di tempo, il tempo è tuo. Se ti serve spazio, farò un passo indietro. Ma sappi che io sono qui. Io voglio una vita insieme a te, non una cerimonia perfetta per gli altri. In quella stanza di legno, senza officianti o testimoni,
È andato in scena il matrimonio più vero, quello delle anime che si riconoscono. Un abbraccio lungo, disperato e curativo ha sigillato una promessa che nessun sì davanti a un altare saprebbe eguagliare. E qui mi fermo un istante e mi rivolgo a voi, famiglia di Turkey News Magazine. Quanti avrebbero avuto il coraggio di Demet di fermare tutto pur di salvare la propria mente? E quanti avrebbero avuto la pazienza e l'empatia di Khan? Scrivetemi nei commenti cosa avreste fatto al loro posto. È egoismo o è coraggio allo stato puro? E se questa storia vi sta toccando, sostenete il canale con un like o un'iscrizione. Il giorno dopo, il mondo pretendeva sangue. Le redazioni volevano conferenze stampa, scuse pubbliche, dettagli morbosi. Invece, il nulla. Khan e Demet hanno alzato un muro di silenzio, hanno annullato gli impegni, spento i social, rifugiandosi proprio in quella casa di campagna che aveva visto il loro crollo e la loro rinascita. Una settimana dopo, è stata la sorella di Khan, quasi senza volerlo, a incrinare l'embargo durante un'intervista, regalando una frase che ha rimesso in moto la speranza dei fan: sono insieme, ma stanno guarendo. A volte l'amore ha bisogno del silenzio, non di gesti plateali o promesse urlate. Quelle parole hanno scatenato un'onda di affetto digitale insolita. Non pioggia di insulti, ma messaggi che celebravano il diritto a essere umani prima che celebrità. Lo slogan Khan e Demet per sempre ha dominato le tendenze, e con esso una maturità sorprendente. Meglio una pausa sincera che un sì finto, hanno scritto in tanti, come se la collettività avesse finalmente capito che il cuore non si misura in carati. Ma la vera svolta, quella che ha fatto tremare i cinici, è arrivata quando Khan ha deciso di parlare. Non in uno studio televisivo, ma con un video girato tra gli alberi, la luce naturale che filtrava come una carezza. Camminando con la camera in mano, ha parlato con una vulnerabilità disarmante. Ho capito che un matrimonio non definisce un legame. Che il silenzio, a volte, unisce più di 1 milione di parole. E che amare significa anche saper aspettare. Sono qui, come promesso, aspetto che tu sia pronta. Il video ha superato le visualizzazioni in poche ore, trasformandosi in un manifesto d'amore contemporaneo. E la risposta di Demet? È arrivata il giorno seguente, lieve come un respiro e potente come un temporale. Niente comunicati, solo una storia su Instagram, una foto delle loro mani intrecciate, nodose e vere, con una didascalia capace di far piangere mezza Turchia. Grazie per non avermi lasciata andare anche quando dubitavo di me. I giornalisti sono rimasti in silenzio, quasi spiazzati. Il team che segue i loro progetti ha diffuso una nota secca. Khan Yaman e Demet Özdemir hanno deciso di dare priorità al loro benessere personale. Nessuna nuova data, nessun proclama. In un mondo che pesa l'amore in copertine e diamanti, loro hanno scelto la rivoluzione più grande, la privacy. Ricostruire mattone dopo mattone, lontano dai riflettori, fondando tutto sulla verità e non sulle apparenze. Forse ci sarà un altro matrimonio, forse no. Ma come ha scritto un fan con una lucidità che taglia. Si sono già sposati con gli occhi, con il perdono, con la verità. E noi di Turkey News Magazine continueremo a seguire ogni loro passo, rispettando questo capitolo nuovo fatto di intimità e riscatto. Perché anche nel disordine, l'amore vero trova sempre il modo di farsi sentire, perfino nel silenzio più profondo. Vi chiedo ancora, credete che questa prova li renderà indistruttibili? O le cicatrici di quel giorno peseranno per sempre? Ditemelo nei commenti, la vostra voce conta. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio carico di emozioni. Da Turkey News Magazine, un abbraccio, e alla prossima verità. Intanto il tempo, con la sua pazienza, ha allentato i nodi più stretti. Gli amici più vicini hanno raccontato sottovoce che la risata di Demet è tornata a farsi sentire nella casa di legno, che Khan ogni mattina prepara il caffè come un rito, posandolo sul tavolo senza fretta, aspettando che lei si avvicini quando se la sentirà. Nessun anello sfoggiato, nessuna foto posata, solo gesti minuti, quotidiani, quelli che resuscitano una storia quando tutto il resto fa rumore. Ci sono stati giorni in cui la pioggia ha bussato forte sui vetri, e loro hanno acceso il camino, hanno letto pagine a voce bassa,
Hanno lasciato che il silenzio facesse il suo lavoro. Ci sono stati anche giorni in cui la tentazione di tornare subito a recitare il copione perfetto si è affacciata, ma è stata la memoria di quel vestito vuoto e di quelle mani fredde a ricordare che nessun applauso vale una mente serena. Una sera, al calare della luce, Dimet ha alzato lo sguardo e ha detto: «Non voglio più correre per arrivare prima degli altri. Voglio camminare, arrivare dove arrivo, con te». E Khan ha sorriso con quel sorriso che i fan conoscono, senza accampare diritti, senza contare i giorni. Camminiamo. È stato allora che hanno chiamato i genitori, hanno spiegato senza dettagli superflui, con il pudore di chi protegge il proprio fragile, che non c'era nessun dramma tra loro, ma solo il bisogno di rimettere al centro le persone e non la sceneggiatura. La madre di Dimet ha sospirato, quella di Khan ha chiesto soltanto: «Avete mangiato?» La normalità, di colpo, è sembrata la conquista più grande. Nel frattempo, i brand che avevano prenotato la passerella di quel sì in grande stile hanno provato a rinegoziare, qualche sponsor si è sfilato, qualcun altro ha detto «vi aspettiamo». Ma la coppia non ha reagito, non per snobismo, per priorità. Hanno salvato se stessi. Qualcuno ha sentenziato che fosse puro privilegio, altri hanno letto nel loro silenzio una lezione, forse la più semplice. L'amore che sopravvive è quello che torna a chiamarsi per nome quando tutti lo chiamano spettacolo. E ora, se vi va, restate con noi. Vi terremo aggiornati senza violare ciò che loro stanno difendendo con le unghie e con i denti. Ci saranno giorni di sole e giorni di vento, ed è giusto che li vivano secondo il loro ritmo. Se un giorno rivedremo quel vestito non più vuoto, se ascolteremo la marcia nuziale che si era spenta a metà, allora sarà perché avranno scelto il momento, non perché gliel'avrà imposto il clamore. Fino ad allora, ricordiamo il video nei boschi, le parole sussurrate, le mani intrecciate, e facciamo un passo indietro con loro. Perché questa è la storia del matrimonio che non c'è stato e dell'amore che c'è, più ostinato di qualsiasi titolo. E per chi è arrivato fin qui, lo ripeto. Se questa narrazione vi ha colpito, sostenete Turkey News Magazine con un'iscrizione e un commento. È la vostra voce che ci spinge a raccontare non solo il luccichio, ma anche la sostanza. Alla prossima, con la promessa di trattare il loro tempo con la stessa cura con cui Khan e Dimet stanno trattando il proprio.